Il primo raduno del Fiat 127 Club Italia. Bergamo, 13 aprile 2025. Un'ondata di affetto e nostalgia ha invaso le strade di Bergamo per il primo raduno ufficiale del neonato Fiat 127 Club Italia. Tantissimi gli esemplari della mitica utilitaria Fiat, presenti in quasi tutte le versioni, hanno sfilato con orgoglio, catturando gli sguardi incuriositi e i sorrisi degli spettatori. L'evento ha rappresentato un momento storico per gli appassionati del modello, ma anche un sentito omaggio a una figura chiave nella sua genesi, Pio Manzù. Il club, infatti, porta la firma del figlio del celebre designer, Giacomo Manzoni, che ha voluto così onorare l'eredità paterna e il profondo legame con la città orobica. La colorata carovana si è snodata attraverso uno scenario d'eccezione. Le maestose mura veneziane di Città Alta, patrimonio UNESCO, hanno fatto da cornice ideale al passaggio di un'auto che ha rivoluzionato la mobilità urbana in Italia. La Fiat 127, lanciata nel lontano 1971 e insignita del titolo di auto dell'anno nel 1972, non è stata semplicemente un'automobile. Prima Fiat a trazione anteriore di grande diffusione, ha segnato un'epoca, diventando un simbolo di praticità, innovazione e accessibilità. Vedere oggi così tanti esemplari conservati, curati e personalizzati è stata un'emozione palpabile per i numerosi presenti. Il percorso del raduno si è poi concluso a Scanzorosciate, presso la suggestiva tenuta serrardesca, una location che ha permesso di posizionare tutte le auto lungo la strada bianca che attraversa la vigna, un momento di aggregazione e di relax dopo la guida. Raggiunta poi la sala adibita per il rinfresco, durante un pasto molto piacevole, i partecipanti si sono intrattenuti nel condividere aneddoti e ricordi legati alle loro amate vetture. Il Fiat 127 Club Italia, fresco di riconoscimento da parte di Stellantis Heritage, dimostra già una grande vitalità e passione. L'obiettivo è chiaro: preservare e celebrare la storia di questa icona dell'automobilismo italiano. Io devo ringraziare in particolare due persone che mi sono state molto vicine, che sono Francesco. Bravo Francesco! E Fabio. La madrina del nostro club. Quindi, grazie Elena. Perché è partito con la sua 127 da Firenze ed è arrivato a Capo Nord. È arrivato a Capo Nord. Bravo Bruno! Ma poi, quando è arrivato a Capo Nord, è anche tornato indietro. Quindi ha fatto più di 11.000 chilometri e Fabio ha creato questa piccola scultura con la macchina, con il colore. Con il tuo colore, Con il tuo colore. Il mappamondo che rappresenta il giro che avete fatto. Bravo Bruno! Loro abitano vicino a Praga e sono partiti l'altro ieri, hanno fatto 1100 km. Bravi! Lucia, Alex e Matteo. Una gara molto particolare che si svolge a Malano di Campiglio, che è la Winter Marathon, con la sua Fiat 127 Sport. Mi chiamo Roberto Montaruli. Là c'è le riviste, l'automobile classica, Young Timer e l'automobile, Carlo Di Giusto. La facciamo dire? Scusate l'emozione, non sono il tipo che parla di solito al microfono. Scusate, ma la passione che ci accomuna e se siamo qui tutti oggi è derivata da questa vettura che
racconta storie di genitori, zii, nonni, ritrovamenti, amicizie che continuano negli anni, persone che si incontrano, persone che si trovano, vallette, persone che ci guardano dall'alto. Questo club che spero e voglio veramente, anche con l'aiuto vostro, farlo diventare veramente una cosa importante, una cosa sentita, proprio perché vedo la passione negli occhi di ognuno di voi. La passione veramente per questa vettura vi porti lontano col pensiero, con i pensieri positivi. Se avete qualche pensiero negativo, montate nella 127 e andate a farvi un giro, perché vi mette il sorriso questa macchina qui.